Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio 2024. L'imperatrice, amici del Toro. Può essere un periodo di progettazione di qualcosa, quando c'è l'imperatrice si parla di gestazione, di un'idea, di un progetto, piuttosto che magari anche di un bambino per qualcuno, ed è anche una figura che fa riferimento alla madre, quindi ci potrebbe essere qualche legame con la maternità, col lato materno. Come dico sempre, le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024. Bene, partiamo subito con un 4 di denari. Abbiamo una regina di spade. Cavaliere di denari, gli amanti, 8 di spade, re di coppe e 6 di coppe. Ragazzi, allora partiamo da una situazione di attaccamento, direi, con questo 4 di pentacoli. Ehm, sì, è un attaccamento di tipo materiale. Sapete, devo dire che la prima parte è focalizzata su quello che è un po', diciamo, l'aspetto esterno e la seconda parte invece è focalizzata su quello che è, diciamo, il ricevere, il sentire, qui più sul fare, l'avere. Ho come la sensazione che ci sia una certa rigidità a livello magari di gestione familiare, di gestione patrimoniale, che è dovuta a una sorta di prudenza. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Allora, vi dirò che potrebbe anche essere una questione legata ad una casa per qualcuno. Vi ricordo che queste sono comunque letture generali, possono risuonare sia per il lavoro che per le relazioni di coppia, piuttosto che quelle di amicizia o la famiglia, ok? Io vi darò un po' la linea guida, diciamo il movimento energetico più importante, voi cercate di adattarlo alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. La stella e un asso di pentacoli. C'è come un nuovo percorso, un obiettivo, un qualche tipo di, diciamo, traguardo, desiderio, che ho la sensazione sia più in fase di gestazione, più su un piano mentale che non su un piano concreto. Andiamo a vedere la regina di spade. Regina di pentacoli e re di bastoni. Mm. Allora, questa regina di spade potrebbe essere un'attitudine che avrete bisogno di prendere nella prima settimana di febbraio, diciamo per riuscire a gestire le energie che vi sono intorno. E per energie intendo sia situazioni che persone. È un po' come se fosse arrivato il momento di fare un progetto scritto, una pianificazione, un'organizzazione pratica per riuscire ad ottenere quello che è il vostro desiderio, il vostro obiettivo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli.
Allora abbiamo la morte, il 6 di bastoni e la torre. Non so perché, ma ho la sensazione che vi stiano promettendo un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, ma è una cosa che viene sempre posticipata, non arriva mai. Una volta c'è una scusa, una volta c'è un'altra. Perché qui, ragazzi, è come avete sia la morte che la torre. O qualcuno ha voglia di, mi verrebbe da dire, di smetterla con questa prudenza di cui parlavamo prima. C'è come un ritmo lento delle cose eh, che non vi piace tanto. Però giustamente l'imperatrice, visto che parliamo di gestazione anche di maternità, ci vuole il tempo che ci vuole per portare a termine una gravidanza. E qui è un po' la stessa cosa. Non dico che avete fretta, però un po' sì. Come di ottenere questo nuovo obiettivo, di iniziare questa nuova strada. Andiamo a vedere gli amanti. Tre di bastoni e giudizio. Allora, ragazzi, gli amanti è una carta che parla di amor proprio e il giudizio è una carta che parla di risveglio, come se qualcuno avesse bisogno di togliersi le bende dagli occhi. Tenete presente che avete la torre. La torre è la caduta dell'ego e la morte è la rottura con certi schemi di comportamento, certi modi di pensare, certi anche schemi comportamentali, no? Vi dirò, avete comunque la regina di spade. È un po' come se foste quasi obbligati a entrare in quell'energia fredda, ma appunto, come vi dicevo, per prudenza. Però devo anche dire che è come se ci fosse bisogno di una sorta di pulizia da certe idee. E avete un 6 di bastoni. Quindi la sensazione è che dobbiate un po', come vi posso dire, ehm, non ricercare poi così tanto l'approvazione da parte degli altri. La torre è una carta legata all'ego e l'approvazione del 6 di bastoni è proprio il riconoscimento che viene dato, no? E c'è un qualche cosa legato qui, soprattutto se si tratta di quel tema, di quel tema lavorativo di cui parlavamo prima. Andiamo a vedere l'otto di spade. La luna. Mm. E l'imperatore. Allora, qui ci potrebbe anche essere una situazione con un familiare piuttosto rigido, diciamo che vi rallenta un po'. Mm? Che sia un familiare, che sia un partner, che sia un titolare, questa persona vi sta frenando. E qui con la carta degli amanti si tratta di fare una scelta per amor proprio. È ora di, come dice il giudizio, diciamo così, di risvegliarsi, di prendere consapevolezza, di muoversi per amore di se stessi. Perché comunque avete anche un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è una carta di forte progettualità, di qualcuno che, diciamo, ha già fatto un certo tipo di gestazione e si mette all'opera. È un po' quello probabilmente, qualcuno si sente frenato nella concretizzazione di qualche progetto, di qualche nuova iniziativa. Andiamo a vedere il re di coppe. Ragazzi, qui con questo 8 di spade devo dire che molto lo fa l'attitudine di pensiero. Che cosa voglio dire? Allora, siccome vi dicevo che qui siete prudenti, può anche essere che per paura, e qui abbiamo la luna, cioè arrivo a questa carta, abbiate, diciamo, cronicizzato determinati pensieri che non siano più sani per voi, ok? Potrebbero essere questioni anche legate
diciamo, ha un ruolo in particolare, quindi il ruolo, per esempio, di, non lo so, del vostro capo piuttosto che quello a cui state aspirando, ma siccome qui abbiamo imperatore e imperatrice, potrebbero anche essere delle idee che voi avete preso dalla figura paterna, vi dirò. Perché qui sento come se la figura materna ehm, allora, di solito il padre dà la forza di volontà, la madre dà la forza morale. E qui è un po' come se non fosse stata data nel modo giusto. È come l'idea che dobbiate rilasciare questo tipi di pensieri proprio per trovare voi dentro la vostra stabilità. Non, come vi posso dire? Quando vi sentite in questa fase d'auto di spade, quando ci sono dei pensieri costanti, che non se ne vogliono andare e che vi fanno stare male, qui c'è una mamma che si prende cura di una bambina ammalata, quindi sono i pensieri che ammalano letteralmente, la carta dell'autosabotaggio. Voi modificate la realtà macchinamente, cioè mettete della musica allegra, risintonizzate le vostre frequenze artificialmente, diciamo, se da dentro non riuscite a farlo, fatelo da fuori. Allora, per il re di coppe abbiamo il 9 di coppe e il 4 di coppe. Qui ho la sensazione che arriverà a maturazione qualcosa. Vi dico, finiamo con il 6 di coppe, anzi, vado a vederlo. 3 di coppe, 9 di pentacoli e regina di spade. Sì, ragazzi, vedo che le energie si sciolgono, diciamo. Sì, vedo più emotività, come vi dicevo, qua c'è un po' più di rigidità, qua la sento un po' più fluida, l'energia, la situazione. Vi dico, allora, questo re di coppe potrebbe anche essere la stessa figura dell'imperatore, però è come se fosse, la sento come un braccio, una spalla, un braccio che accoglie, sapete, il padre amorevole, quello che vi insegna a guidarvi con amore. La carta degli amanti è molto bella, ma vi dico tutto questo perché ho imperatore e imperatrice, quindi ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di credenza, qualche tipo di ideologia, qualche tipo di dinamica di comportamento disequilibrata tra il ruolo dell'uomo e della donna o il ruolo del padre e della madre. Fatemelo sapere nei commenti perché è proprio interessante. È come il trovare un equilibrio, in realtà la carta degli amanti è un numero 6, dovrebbe essere una carta di forte equilibrio, però l'abbiamo in centro lettura e quindi è proprio quello che c'è da riequilibrare. Però devo dire che vedo come un festeggiamento, il raggiungimento di un risultato. Quando la regina di spade è al contrario, è perché c'è più flessibilità. Fate attenzione perché è anche un'arma un po' a doppio taglio, perché se qui c'era chiarezza mentale, qua ce n'è meno. Mm. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Però ragazzi, qui avete anche il 9 di coppe, eh? È una che, tra l'altro, è una carta di nuovo che in questo mazzo viene rappresentato come una donna incinta. Se per caso state cercando un bambino, ragazzi, vi dico che potrebbe essere un periodo fecondo dalla seconda settimana di febbraio. Però sì, ho diverse cose che me lo dicono. È come il, ok, raggiungerete il sogno. Anche il 9 di Pentacoli è una carta di gravidanza nei tarocchi, diciamo, tradizionali, ma in certi mazzi viene rappresentata. Poi abbiamo l'imperatrice, la regina di denari, il 9 di coppe specificatamente in questo mazzo. Comunque è come se si riuscisse finalmente a dare mi viene detto una ragione d'essere. C'è il festeggiamento, c'è il 3 di coppe poi, eh.
Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Di nuovo la morte. Guarigione e la fonte, ma che belle. Sì, qui si tratta di passare attraverso questo taglio di cui ci parla la morte. È un taglio dei pensieri e qui infatti una volta che vi liberate dai pensieri arriviamo alla gioia, all'armonia del 6 di coppe, a... Guardate, il 6 di coppe è una carta che parla dell'amore romantico, dell'amore quello tutto rosa, quello delle favole e qui vicino abbiamo un re di coppe. Quindi non nego che per qualcuno ci potrebbe anche essere una conoscenza interessante che sentirete come una persona accogliente, come un padre amorevole, no? Allora abbiamo la trasformazione, la guarigione, quindi prima vi trasformate e poi guarite, e dopodiché abbiamo la carta della fonte, che è un bellissimo asso di bastoni. Quindi prima fate il lavoro interno di distruzione e ricostruzione, quindi poi avviene la guarigione, dopodiché arriva quella spinta, quel fuoco interno che vi dà la possibilità di ripartire. Andiamo a vedere un koan. Fa che la sofferenza diventi una medicina, ce l'abbiamo qui ragazzi. Ok, quindi è un po' la carta del mago che avevate, ce l'avevate, no? No, era l'asso. Nel senso che appunto tutto quello che arriva e che ci fa soffrire può essere un'occasione per farci fare un cambio al fine di guarire. È impressionante come le carte rimandino gli stessi messaggi, come le energie siano poi le stesse, no? Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale, potete anche iscrivervi o condividere il video. E se invece volete iniziare un percorso di crescita con me, potete sempre scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!